Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Sempre fusi nell'atto unico, vogliamo essere ad amarti, adorarti, a ringraziarti, Gesù. E vogliamo vivere solo di te. Per questo ci consacriamo a te, mamma, e ti amiamo. E ti ringraziamo e ti affidiamo tutto, 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 passato, presente, futuro, solitudini, sofferenze, ferite interne. Vogliamo che tutto quello che è nostro diventi tuo per donarlo a Gesù. E ti doniamo la nostra volontà, l'intelligenza, la memoria, i nostri passi, le opere interne, i dolori, le sofferenze, le gioie e tutto quello che abbiamo vissuto, che viviamo e che vivremo. La nostra nascita, la nostra morte. Mamma, mettiti in noi. Illuminaci, facci tu da mamma, da maestra, a te confidiamo e affidiamo tutto. Vieni Gesù, fonditi in noi parte per parte, per fonderci in ogni anima e creatura. In questo atto di fusione vogliamo rinnovare continuamente il nostro darci a te, la nostra volontà nella tua volontà, la nostra intelligenza e memoria, tutto a te. Ogni passo, ogni pensiero, ogni intenzione. Vieni a noi Gesù, muoviti in noi, nell'anima, nel cuore, nei sensi del corpo, nei sensi dell'anima, nei pensieri, nelle logiche. Riaggiusta tutto e per mezzo di Maria rifacci, Signore, purificaci, santificaci, trasformaci in te. Vieni Gesù, fonditi in noi parte per parte, noi fusi in te entriamo nell'atto unico ad amarti, adorarti e ringraziarti nella tua santissima umanità e divinità. Ed entriamo nell'atto creante, redimente e santificante del tuo fiat eterno, per rintracciare tutto il tuo amore, la tua potenza creatrice, redentrice, santificante, santificatrice. Vogliamo assorbire tutto in noi e con la tua volontà e la tua potenza e il tuo amore vogliamo corrisponderti. E mettiamo nel tuo amore, nel tuo eco di amore, il nostro eco di amore, con la tua potenza, con la tua volontà. Ti amo, Fiat, ti amo, Fiat, ti amo, Fiat. Ecco, veniamo a prendere anche tutta la vita che è infusa nelle ore della passione. E in questa meditazione vogliamo partecipare continuamente bilocati, multilocati, in tutti i momenti della passione, della tua umanità e divinità. Vogliamo vivere e dividere le pene e amarti e adorarti e ringraziarti e benedirti e farti compagnia e ripararti con le tue riparazioni e prendere ogni merito e ogni atto tuo, il tuo sangue, lo vogliamo riportare su tutte le anime. Quando diciamo vogliamo, intendiamo, stiamo parlando con un plurale di corpo mistico, non considerando più noi come un noi individuale, ma considerando un noi corpo mistico, un noi unione, nell'ottica di Gesù, nell'ottica della divina volontà. Dimenticando di noi stessi entriamo in questo mare infinito e abbracciando tutti, santi, beati, le anime viatrici. Ti amiamo e ti adoriamo e ti ringraziamo. Veniamo a prendere parte nella meditazione, nella passione e facendo nostro ogni tuo atto e tutti i tuoi atti, mamma, e gli atti anche di mamma Luisa. Prendiamo questo bottino di amore e lo rilasciamo continuamente sulle anime e continuamente lo riconsegniamo a te, divina volontà, a te, Santissima Trinità. Nella divina volontà lo riconsegniamo a te, Santissima Trinità, per ridarti ogni amore, ogni corrispondenza, ogni contento, per riempire quei vuoti di gloria e affrettare il regno del divino volere. Fiat, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Fiat. Allora, carissimi, abbiamo continuamente in moto, dobbiamo vivere continuamente nell'atto di fusione. Quindi non stiamo a, diciamo così, a rifiutarci di fonderci una volta di più. Adesso vado a levare la condivisione della mamma per mettere invece la condivisione del libro delle 24 ore. Ditemi quando è visibile. Iniziamo proprio con la preghiera di preparazione. Ecco la preghiera di preparazione. Si vede? Visibile. Sì, grazie. Ok, con la preghiera di preparazione, dicevo, riviviamo ancora questa richiesta che ogni volta l'anima compie prima di iniziare. Però l'atto di fusione personale è importante, importantissimo, perché non sono dei rituali, non ci sono delle recite prestampate, no? Per cui l'atto di fusione diventa sempre più importante quando l'anima comincia a farlo proprio di cuore, di getto, comprendendo sempre di più quello che viviamo, quello che il Signore ci fa vivere, perché ci permette di essere in Lui e di vivere quindi la sua passione, in partecipazione del suo amore. E allora ecco, sforziamoci di dare veramente vita al nostro fare, quindi alla nostra volontà che si vuole appunto fondere e che quindi che fa? Si dona. Questo dobbiamo essere veramente propensi a farlo, sempre di più, proprio perché diamo a Gesù un'autentica decisione di fonderci, di essere totalmente suoi. E allora diventa importante dire anche solo 2 parole. Gesù non guarda la forma, guarda il cuore. Allora diventa importante dire: Gesù, voglio vivere di te, voglio vivere della tua volontà. E quindi ecco la tua volontà, vieni in me a recitare, vieni in me a meditare, vieni in me a recitare le tue preghiere, vieni in me a viverle, vieni in me a portarmi nel tuo mondo, nel tuo amore. Quindi ecco, sforziamoci veramente proprio sempre e sempre di più. Fiat. Allora, chi vuole leggere la preghiera di preparazione? Per cambiare un po' la voce. La leggo. Rosarito. Prego. Sì. Nel Fiat. O Signore mio Gesù Cristo, prostrato alla tua divina presenza, supplico l'amorosissimo tuo cuore che voglia ammettermi alla dolorosa meditazione delle 24 ore, in cui per nostro amore tanto volesti patire nel corpo adorabile e nell'anima tua santissima fino alla morte di croce. Dammi aiuto, grazia, amore, profonda compassione, intelligenza dei tuoi patimenti, mentre ora medito l'ora Ventesima e 23esima. e per quelle che non posso meditare ti offro la volontà che avrei di farle e intendo intenzionalmente meditarle in tutte le ore che sono costretto a applicarmi ai miei doveri o a dormire. Accetta, o misericordioso Signore, la mia amorosa intenzione e fa che sia di profitto per me e per molti, come se effettivamente e santamente seguissi quanto desiderei praticare. Intanto grazie ti rendo, mio Gesù, che per mezzo della preghiera
ci chiama all'unione con te. E per piacerti di più, prendo i tuoi pensieri, la tua lingua, il tuo cuore, e con questo intendo pregare, fondendomi tutta nella tua volontà e nel tuo amore, estendendo le braccia per abbracciarti. Poggio la mia testa sul tuo cuore e incomincio. Fiat. Allora, cambio solo un attimo la condivisione perché metto invece quest'altra che è più colorata e abbiamo già fatto altre volte su quest'altra, quindi solo un secondo che cambiamo la condivisione. Ok. Allora, vediamo quindi già nella preghiera di preparazione che l'anima chiede di entrare e questo è importante perché ci pone subito in una partecipazione. Questo è importante perché Gesù dona, non fa che donare, ma vuole una partecipazione, vuole il sì dell'anima. Quindi diventa importante dire intanto ti chiedo, intanto ti ringrazio e per poi ecco, prendo i tuoi pensieri, prendiamo tutto, quindi c'è un atto di fusione dentro, però dobbiamo sempre farlo di nostra spontanea, diciamo così, azione, ok? Partecipazione. Ecco. Ok, andiamo a meditare. Allora adesso con l'atto di fusione l'anima è veramente fusa, quindi noi siamo lì, noi siamo in quel momento da mezzogiorno all'una. Quando dico noi siamo, stando nella logica di Dio, siamo dentro che cosa? Siamo dentro la divina volontà, quindi siamo dentro la sua vita, quindi stando in lui sta in noi in lui, abbracciamo tutti, quindi vengono a partecipare, possiamo chiamare tutti, venite angeli, venite santi di Dio, venite anime purganti, questo ci serve per comprendere, farci sentire vivi nella preghiera, se no rimaniamo sempre distaccati, come siamo un po' abituati a fare, no? Per cui rimaniamo nella preghiera così personale, ma soprattutto dove personale vuol dire individuale, cioè io solo, per le cose mie, per quello che mi interessa a me. Adesso invece nella divina volontà noi spariamo proprio, cioè quello che ci dice, ci sta insegnando Gesù sempre di più. Non pensare più a te, pensa a me, dammi la tua volontà e ciò mi basta. Ci sta dicendo, vieni a vivere in me, io vengo a vivere in te. Ma per venire a vivere in te, io devo trovare il tutto libero. Sono io che farò poi il tutto pieno. Stasera alla messa il sacerdote ha detto, noi non siamo proprietari, siamo in affitto su questa terra. Ecco, noi siamo in affitto, il proprietario è Gesù. Ridiamo a lui la padronanza, la dominanza. Allora nella divina volontà tutto quello che insegna Gesù è proprio questo nella divina volontà, ma anche cioè, nelle sacre scritture, ci insegna ad amare, a riconoscere lui e a farlo regnare. Questo è il regno che viene. Come fa a venire un regno se prima non lo facciamo venire dentro di noi, se non gli apriamo le porte? E come fa a venire il regno dentro di noi se non ci liberiamo delle nostre intenzioni, dei nostri intenti, dei nostri egoismi, del dire devo pregare per me, per la cosa mia. È certo che tutto ci sta a cuore, è certo che portiamo tutto al Signore, ma non dimentichiamo il resto del mondo. Allora come facciamo a fare questo? Ti do tutto, Gesù, e prendo il tuo tutto. E così mentre ti prego per mio figlio, per mia figlia, per mio padre, per mia madre, per chiunque, per il mio sacerdote, per la mia... sicuro, però prego per tutti e per ciascuno. E questo non attaccamento mi porta a essere attaccata a te, Gesù, a pensare a te, a guardare te. E più ho questa intenzione, più Gesù ci mette dentro questa intenzione. E più ho questo desiderio, più Gesù ci riempie di questa grazia. Il distacco da noi porta leggerezza e porta grazia, perché ci pensa Lui. Perché quando vede che i figli si abbandonano, noi se vediamo un neonato gli diamo una cura maggiore di un bambino di 7-8 anni che sa prepararsi al limite anche un uovo sodo, che sa vestirsi, che sa lavarsi, che sa fare già i compitini.
Un bambino neonato che si affida totalmente, la mamma lo tiene in collo, lo allatta, lo veste, lo lava, gli fa le minime cose. Quindi noi dobbiamo essere in questo senso veramente neonati, che chiediamo continuamente e che ci dimentichiamo continuamente, li portiamo a Lui e poi stiamo in abbandono fiduciosissimo, per cui la nostra preghiera diventa una donazione. Ti vengo ad amare con il tuo amore, a lodare, a ringraziare, a benedire anche di fronte alle croci, perché quelle croci sono la via della purificazione, ci sta lavando. Fiat. 20ª ora, da mezzogiorno all'una, siamo lì con te, Gesù, e vogliamo entrare subito in attivo e venire a vedere e a vivere con te ogni parola. Gesù ha detto, ad ogni parola io mi metto accanto all'anima e ad ogni parola, quando l'anima legge il libro di cielo, quando legge le ore della passione, ad ogni parola gli do un bacio e un'anima. Allora subito entriamo in questo mare d'amore. Chiamiamo anche tutte le anime purganti, capiamo che abbracciamo tutto e tutti e iniziamo che tutti stiamo, se stiamo in questo abbraccio, tutti quanti li stiamo portando veramente, veramente, tutti gli avi, i presenti, anche le future generazioni, li stiamo portando con noi in questo momento dalle 11 alle, ho detto bene, dalle 11, da mezzogiorno all'una, scusate, da mezzogiorno all'una e stiamo veramente partecipando e Gesù sta vedendo tutti i figli abbracciati con le nostre braccia nelle sue, che lo stanno adorando, che lo stanno amando e che lo stanno sollevando. È questo che trasforma il mondo. Crocifisso mio bene, ti vediamo sulla croce come sul trono di trionfo, in atto di conquistare tutto e tutti i cuori e di attirarli tanto a te che tutti sentano il tuo sovraumano potere. La natura inorridita di tanto misfatto si prostra innanzi a te ed in silenzio aspetta un tuo detto per renderti onore e far riconoscere il tuo dominio. Il sole piangente ritira la sua luce, non potendo sostenere la vista di te troppo dolorosa. L'inferno sente terrore e silenzioso aspetta, sicché tutto è silenzio. La tua trafitta mamma, i tuoi figli sono tutti muti e pietrificati alla vista troppo dolorosa della tua squarciata e slogata umanità e silenziosi aspettano una tua parola. La tua stessa umanità che giace in un mare di dolori tra gli spasimi atroci dell'agonia è silenziosa, tanto che si teme che da un respiro all'altro tu muoia. Che più? Gli stessi perfidi giudei, gli stessi spietati carnefici che sino a poco fa ti oltraggiavano, ti schernivano, ti chiamavano impostore, malfattore, gli stessi ladroni che ti bestemmiavano, tutti tacciono, ammutolescono, il rimorso li invade e se qualche insulto si sforzano di lanciarti, questo muore sulle loro labbra. Ma penetrando nel tuo interno, vedo che l'amore rigurgita, ti soffoca e non puoi contenerlo. È costretto dal tuo amore che ti tormenta più delle stesse pene. Con voce forte e commovente tu parli da quel Dio che sei. Levi morenti i tuoi occhi al cielo ed esclami: Padre, perdona loro che non sanno quel che fanno. E di nuovo ti chiudi nel silenzio, immerso in pene inaudite. Crocifisso Gesù, possibile tanto amore? Ah, dopo tante pene ed insulti, la prima parola è il perdono. Fiat. Vediamo intanto uno scenario. E lo scenario che Gesù ci fa vedere, questo veramente va abbracciato, è che lui sta morendo, è il momento finale della passione ed è il momento dove appunto si può pensare la redenzione non ha vinto,
non ha vinto, sta morendo in modo atroce come non è morto nessuno. E i dolori strepitosi, a parte la sua santissima umanità, sono interni nella sua divinità, mentre soffriva le pene interiori di tutta l'umana generazione. Lui ha vissuto tutte le nostre morti, tutti i patimenti, le croci, dalle più grandi alle più piccole, morali, fisiche, psicologiche, spirituali, tutte. Ha redento tutto, quindi ha liberato tutto. E davanti a questo scenario, che sembra appunto un punto di non ritorno, una sconfitta, una perdita, un fallimento, la redenzione non ha avuto successo. Mentre sembra questo, abbiamo letto parole di trionfo. Perché cosa sta accadendo? Proprio in questo momento sta cambiando lo scenario. E questo dobbiamo ben vederlo, perché la croce ce l'abbiamo tutti. Quanto più e quanto meno, quando più e quando meno, l'abbiamo tutti. E Gesù questa croce l'ha già vissuta, l'ha già affrontata, l'ha già vinta, e noi in questa vita troviamo la vittoria nostra, andiamo a prendere quello che Lui ha fatto, perché avremo lo sconto di ciò che dovremo vivere. Tutte le nostre croci che sono rimaste depositate nel nostro passato come lamento e pianto, pianto e lamento, possiamo andare a prenderle adesso e dire: Gesù, guarda, questo bottino di amore che avevo buttato nella spazzatura, nel cestino, io lo riprendo in mano e te lo vengo a portare adesso, atto in atto, perché siamo fusi e siamo vivi lì. Adesso noi siamo vivi lì, veramente lì. Allora portiamo tutto quello che Gesù ci ha fatto vivere intanto del passato, portiamolo tutto. Le nostre sofferenze, i nostri patimenti, ti riconsegno tutto, Gesù, anche un mal di testa, un semplice mal di pancia, gli abbandoni, le desolazioni, i tradimenti, chi più ne ha più ne metta, i lutti, ti porto tutto e deposito adesso in te tutto, non per appesantirti, ma per sollevarti. Magari ho pianto, magari mi sono disperato, magari ho fatto anche atti di rabbia, di vendetta, ti chiedo perdono e deposito tutto adesso a te per liberarti. La mia sofferenza è per te, cambio lo scenario io adesso, ognuno di noi, Cambiamo lo scenario e ti offriamo tutte quelle morti, tutte quelle sofferenze, tutte quelle agonie che invece ci hanno portato lontano. Perché quando si porta a Gesù, Gesù agisce in più modi. Intanto è sollevato perché vede che i figli gli portano tutto a lui e lui non deve più fare perché i figli hanno già fatto offerta, e questo lo solleva della pena straziante che sta vivendo. Te lo offriamo per sollevarti. Poi succede un'altra cosa, che quando l'anima, c'è questo scambio della fusione, quando l'anima mette tutto in comunione, anche Gesù mette in comunione. Mentre l'anima porta, anche Gesù porta, e porta i suoi meriti, la sua forza redentrice, la sua opera redentiva. E tutto quello che noi abbiamo vissuto senza frutto diventa incorporato nell'opera maggiore di Gesù, e tutto viene trasformato, viene ridato a Dio in gloria, viene ridato a Dio la gloria, viene dato a noi tutta la gloria, i meriti stessi di Gesù. Entriamo in questa partecipazione, noi solleviamo Lui, Lui solleva noi. Penetrando nel tuo interno vedo che l'amore rigurgita, perché Gesù ha vissuto la croce, non come noi. L'ha vissuta con la opera, con la potenza trasformante. E come ha fatto? Lui è fatto di amore, la sua sostanza è amore, tutto quello che entra lo trasforma in amore, perché lui ama e basta. Quando entra un calcio, lui ama, perdona, ma il perdono è amore e lo trasforma in amore, in atti di amore che ha portato a Dio per quel calcio, per quello sputo, per quella bestemmia, per quello schiaffo. Lui ha trasformato tutto in atti di amore che ha portato a Dio. Quando noi portiamo le nostre croci, lui con la sua potenza trasformante sta trasformando questo offertorio in amore,
lo sta consegnando a Dio in amore, trasformato è come se noi consegnassimo, ecco ti consegno questo lutto e Dio riceve amore, ti consegno questo abbandono, questo tradimento, questa malattia e Dio riceve amore, lo passiamo tra le mani di Maria, nelle mani di Gesù e a Dio e la nostra vita comincia a comporsi di eredità di amore e ciò che Gesù ha fatto ci viene ridonato anche a noi come eredità, i suoi meriti saranno i nostri. E lo dice lui, alle anime che meditano la passione io do i miei meriti, perché sono con me, e ciò che è mio è loro, ciò che è loro è mio, e ciò che è mio è loro. Da quel Dio che sei, levi morenti i tuoi occhi al cielo ed esclami, Padre, perdona loro che non sanno quel che fanno. La redenzione sta per trionfare, sembra il momento di fallimento e invece è il momento della vittoria. Anche questo ci insegna che anche noi quando siamo nel momento del fallimento, dentro la croce, in realtà se l'amiamo come ci ha insegnato Gesù, l'abbracciamo e la portiamo a Lui e la offriamo a Lui per amore suo, allora questa croce verrà da Lui trasformata, come abbiamo detto, appena ora, e diventerà causa di gloria per Dio, ma anche per l'anima. E vediamo che succede. Crocifisso Gesù, possibile tanto amore? Ah, dopo tante pene ed insulti, la prima parola è il perdono. E ci scusi innanzi al Padre di tanti peccati. Ah, questa parola. La fai scendere in ogni cuore dopo la colpa. Attenzione all'insegnamento che ora ci dà. E sei tu il primo ad offrire il perdono, ma quanti la respingono e non l'accettano. Il tuo amore allora va in follie, perché tu smaniando vuoi dare a tutti il perdono ed il bacio di pace. È magnifica questo insegnamento che Gesù ci dà, perché Lui ci dice qualsiasi cosa voi mi farete io vi amo e vi amerò e smanio, vado in follie di amore perché voglio darvi il perdono. Viene l'immagine di quando, non so se avete visto mai, i bambini quando sbagliano, che si nascondono dalla vergogna, dalla paura di essere strillati e la mamma o la maestra magari invece li vuole accogliere e fuggono. Ecco, è così. Invece la mamma Gesù, che è in tutto, e la mamma celeste, vogliono solo abbracciarci per rimetterci in lista dell'amore, delle grazie da ricevere. A questa tua parola l'inferno trema e ti riconosce per Dio. A questo punto è riconosciuto come Dio, perché solo Dio, un Dio, può amare e continuare ad amare. La natura e tutti restano attoniti e riconoscono la tua divinità, il tuo inestinguibile amore, silenziosi aspettano per vedere dove esso giunge. E non è solo la tua voce, ma anche il tuo sangue, le tue piaghe che gridano ad ogni cuore, attenzione, dopo il peccato, vieni nelle mie braccia, che ti perdono. È il suggello del perdono, è il prezzo del mio sangue. Eccolo l'insegnamento. Dopo qualsiasi peccato, non perdiamo tempo a farci giudizi personali. Riconosciamo il peccato, chiediamo perdono e ritorniamo immediatamente a Lui, che sta smaniando di abbracciarci e che ogni secondo di più che stiamo lontano si ferisce di più ancora. Oh mio amabile Gesù, ripeti ancora questa parola a quanti peccatori stanno nel mondo. Adesso noi stiamo nella conoscenza, nella preghiera viva. Perché viva? Perché Gesù sta facendo in noi che cosa? Una riattualizzazione dei suoi atti. La sua preghiera, i suoi atti sono adesso vivi dentro di noi. Mentre siamo noi, sembra che siamo noi che stiamo leggendo, in realtà è Gesù che lo sta facendo dentro di noi. Queste intenzioni diventano un fuoco di amore che scorre su tutte le umane generazioni. Adesso facciamo un atto.
Gesù, siamo lì con te. E questa conoscenza che tu ci ami come un pazzo, come un folle, e ci vuoi perdonare, lo facciamo scorrere questa verità in ogni intelligenza, in ogni memoria, in ogni inconscio, così che anche le persone che più sono tormentate dai loro sensi di colpa, dai loro errori, non piangano più la propria miseria, ma ritrovino invece, riarrivi a loro la grazia di essere amati, di essere consapevoli, di essere amati, di poter correre immediatamente da te e trovare con te subito la salvezza, la liberazione da ogni male, da ogni giudizio e la via per ritornare nella grazia. Ecco Gesù, noi questo tuo insegnamento lo amiamo, lo adoriamo, lo facciamo scorrere continuamente in ogni anima, in ogni cuore, che domattina si riempiano i confessionali, che corrano subito da te a dire voglio confessarmi, voglio liberarmi. Fiat. Oh mio amabile Gesù, ripeti ancora questa parola, quanti peccatori stanno nel mondo, questo è l'atto che abbiamo appena fatto. Per tutti implora misericordia, per tutti applica i meriti infiniti del tuo preziosissimo sangue, per tutti, oh buon Gesù, continua a placare la divina giustizia e dà grazia a chi, trovandosi in atto di dover perdonare, non ne sente la forza. Ancora giù con l'atto. Vieni Gesù, vogliamo implorare noi in te, tu in noi, andiamo davanti al trono della Santissima Trinità e imploriamo misericordia per tutti i peccati passati, presenti e futuri, restati ancora senza una confessione, senza una richiesta di perdono. Imploriamo noi misericordia. E sai che facciamo, Gesù? Prendiamo i meriti infiniti del tuo preziosissimo sangue e li riportiamo davanti alla Santissima Trinità e imploriamo noi misericordia per i meriti del tuo sangue, Gesù, per i meriti di tuoi stessi. Ti chiediamo, placati, placa la divina giustizia. E ti prego, Gesù, anziché la divina giustizia, fai scendere la grazia a tutti i tuoi figli e tue figlie, la grazia dell'amore, la grazia della conversione, la grazia della forza di ritornare a te. Fiat. Mio Gesù, crocifisso adorato, in queste 3 ore di amarissima agonia tu vuoi dare il compimento a tutto, e mentre silenzioso te ne stai su questa croce, vedo che nel tuo interno vuoi soddisfare in tutto il Padre. Lo ringrazi per tutti, soddisfi tu per tutti chiedi perdono e a tutti impetri grazia che mai più ti offendano e per impetrare ciò dal Padre riepiloghi tutta la tua vita dal primo istante del tuo concepimento fino all'ultimo respiro. Mio Gesù, amore interminabile, lascia che anch'io riepiloghi tutta la tua vita con te, con l'inconsolabile mamma, con San Giovanni e con le pie donne. Allora Gesù, noi in atto prendiamo questo tuo atto, lo facciamo nostro e con la mamma, con gli angeli, con i santi, con tutti i figli della divina volontà, passati, presenti e futuri, noi ti vogliamo ringraziare, ripetiamo il tuo atto, ringraziamo il Padre per tutti, riprendiamo i tuoi meriti, soddisfacciamo per tutti, non abbiamo niente di nostro, prendiamo tutto quello che è tuo, di nostro ci mettiamo il nostro fiat che adesso veniamo a compiere questo ufficio, come tu lo hai fatto per noi, come la mamma lo ha fatto per noi, verso di te, tu l'hai fatto verso il Padre, noi lo facciamo per noi e per tutti e per ciascuno. Chiediamo perdono e ti chiediamo la grazia di non più offenderti. E adesso Gesù, per arrivare a questa grazia di questo atto, riepiloghiamo con te la tua vita e in questo atto in atto, cioè tutto quello che Gesù ha fatto in quel momento, in questa ora da mezzogiorno all'una, noi adesso lo riviviamo con questa consapevolezza e continuamente immaginiamoci di prendere con le nostre mani dal cuore di Gesù i suoi meriti, li riportiamo
nelle anime, sulle capo delle anime, e poi lo riportiamo su a Dio Padre e riconsegniamo continuamente tutti questi meriti, questa vita riepilogata. La depositiamo sulle anime, quindi pensiamo ai figli nostri, agli avi, ai morenti, ai agonizzanti, alle anime che ci hanno salutato in questo periodo, a tutti quelli i sacerdoti, la Chiesa tutta, il Papa. Pensiamo a tutti coloro che ci fanno del bene e a coloro che ci fanno del male. Portiamo questa vita di Gesù su di loro e poi riconsegniamo al Padre. Facciamo quello che ha fatto Gesù. Noi siamo i ripetitori. Mio dolce Gesù, ti ringrazio delle tante spine che hanno trafitto la tua adorabile testa, delle gocce del sangue da questa versate, dei colpi che su di essa hai ricevuti e dei capelli che ti hanno strappato. Ti ringrazio di quanto bene hai fatto e hai impetrato a tutti, dei lumi e delle buone ispirazioni che ci hai dato, e di quante volte hai perdonato tutti i nostri peccati di pensieri, di superbia, di orgoglio e di propria stima. Ti chiedo perdono, quindi noi ti chiediamo perdono, Gesù, stando in te ti chiediamo perdono, a nome di tutti, oh mio Gesù. Di quante volte ti abbiamo coronato di spine, di quante gocce di sangue ti abbiamo fatto versare dal sacratissimo tuo capo, di quante volte non abbiamo corrisposto alle tue ispirazioni. Gesù, ti prego, cancella tutti questi errori, perché noi veniamo a riportarti la tua vita. Per tutti questi dolori da te sofferti ti preghiamo, buon Gesù, di impetrarci la grazia di non commettere mai più peccati di pensiero. Noi chiediamo, Gesù ci fa chiedere cose grandiose. Dobbiamo però pregare, meditare, convinti che Gesù questo qui l'ha depositato, questa richiesta l'ha fatta. Crediamoci che è possibile, dobbiamo essere, adesso noi dobbiamo fare un po' veramente un salto di qualità e dobbiamo credere veramente che, perché questa è parola di Gesù, e allora dobbiamo essere obbedienti nella credenza. No? Fiat, se tu lo dici, dammi la grazia di non peccare più. Ogni pensiero cattivo, Gesù, vieni tu e mettici i pensieri tuoi. Mamma, immediatamente incolla e sostituisci i miei pensieri, quantunque dovessero essere sbagliati, con i pensieri di Gesù. Noi dobbiamo parlare come bambini. Dobbiamo immediatamente metterci una toppa, si dice, no? Dobbiamo immediatamente rimetterci il ricuscito sopra. Sostituiamo i nostri atti con i tuoi, Gesù. Perché anche se siamo tentati e cadiamo, noi ci vogliamo subito credere che si può mettere una toppa sopra. Intendo ancora offrirti tutto ciò che, vedi, soffriamo, intendo ancora offrirti tutto ciò che soffristi nella tua santissima testa. Quindi Gesù, prendiamo tutto di te, ti offriamo tutto la tua sofferenza, i tuoi patimenti per darti tutta quella gloria che le creature ti avrebbero dato se avessero fatto buon uso della loro intelligenza. Allora la meditazione delle 24 ore diventa una preghiera super attiva in quel momento, che avvolge tutto e tutti, e poi diventa un insegnamento, perché anche quando non meditiamo possiamo continuamente entrare in atto e fare l'atto, e cioè dire: Gesù, ho sentito una bestemmia, allora vengo a prendere tutte le tue parole per ricoprire tutte quelle bestemmie che si dicono, che sono state dette, prendo tutte le tue benedizioni ed anch'io in te comincio a benedirti, adorarti e ringraziarti per ricoprire tutti gli sproloqui e tutte le bestemmie e le offese che si fanno nel mondo. Mi fermo un secondo, ditemi se è chiaro quello che... Sì, è chiaro. Molto chiaro, grazie. Chiaro. Allora proseguo. Chiarissimo, Lia. Sì. Ok, fiat, proseguo. Adoro, Gesù mio, i tuoi santissimi occhi e ti ringrazio di quante lacrime e sangue hanno versato, per le punture crudeli delle spine, per gli insulti, le derisioni, i vilipendi sostenuti in tutta la tua passione. Ti chiediamo perdono per tutti quelli che si servono della vista per offenderti, oltraggiarti, pregandoti per i dolori sofferti nei tuoi sacratissimi occhi. Quindi questo è il ricetto di amore. Per i dolori sofferti nei tuoi sacratissimi occhi,
a compartirci la grazia che nessuno più ti offenda con gli sguardi cattivi. Ecco Gesù, ogni volta che vogliamo, quindi possiamo dire: Gesù, ti chiediamo perdono e ti offriamo i tuoi sguardi di amore. Quando sentiamo qualcosa di brutto, ti offriamo i tuoi pensieri di amore e ti chiediamo la grazia che nessuno più ti offenda con gli sguardi cattivi. Intendo ancora offrirti tutto quello che tu stesso soffristi. Noi prendiamo tutto quello che ha vissuto lui, non ci dobbiamo inventare niente. Come dice Fra Pio, copia e incolla. È il lavoro più semplice. Intendo ancora offrirti tutto quello che tu stesso soffristi nei tuoi santissimi occhi, per darti tutta quella gloria che le creature ti avrebbero dato, e se i loro sguardi fossero fissi solo al cielo, alla divinità e a te, o mio Gesù. Vogliamo per esempio riparare i peccati nostri, ma magari di qualcuno, no, che ci stanno affidando, no? Gesù, voglio pregarti per questa persona che ha l'abitudine, no, di vivere il tradimento. Allora io voglio prendere la tua purezza, la tua fedeltà e la fedeltà della mamma, e prendendo tutto ciò che tu hai sofferto per riparare i tradimenti, questa sofferenza io l'amo, l'adoro, ti ringrazio e la riporto su quest'anima e su tutte le anime, e poi te la consegno per ridarti tutta la tua riparazione. Aiuta quest'anima e tutti come lui, tutti quelli come lui. Ancora, Gesù, prendo tutte le tue riparazioni, le tue sofferenze e le tue riparazioni per ripararti continuamente e per chiederti la grazia della luce, della grazia della fedeltà. Fiat. Adoro le tue santissime orecchie. Ti ringrazio di quanto soffristi mentre i manigoldi sul Calvario te le assordavano con grida e scherni. Ti chiedo perdono. A nome di tutti, per quanti discorsi cattivi si ascoltano, e ti prego che si aprano le orecchie di tutti gli uomini alle verità eterne. Vogliamo la conversione delle anime? Allora Gesù, vogliamo chiederti, perché noi siamo chiedoni, noi facciamo la lista della spesa, no? E chiediamo. Allora, mentre stiamo chiedendo, Gesù, ti prego la conversione di questa persona, di quest'altra, facciamo un offertorio, perché in base all'offertorio arriva la grazia. Allora ecco che noi ti offriamo, Gesù, proprio tutto quello che tu stesso hai sofferto, per ridarti la soddisfazione piena, e con questo, e per questo è importante meditare le ore della passione, perché ci immedesimiamo, ci compenetriamo, e poi piano piano diventa, anche senza il libricino davanti, noi stiamo meditando le ore della passione, perché veniamo a prendere, Gesù, il tuo sangue, e il tuo sangue che è versato per noi lo portiamo a te per chiederti conversione, ti offriamo i tuoi meriti per questo e eccetera, eccetera. Ok? E ti prego che si aprano le orecchie di tutti gli uomini alle verità eterne, alle voci della grazia, che nessuno più ti offenda col senso dell'udito. Intendo ancora offrirti tutto ciò che soffristi nel tuo santissimo udito per darti tutta la gloria che le creature ti avrebbero dato se di quest'organo avessero fatto santo uso. Adoro e bacio, Gesù mio, il tuo santissimo volto, e ti ringrazio di quanto soffristi per gli sputi, schiaffi e scherni ricevuti, e per quante volte ti lasciasti calpestare dai tuoi nemici. Ti domando perdono a nome di tutti, per quante volte si è avuto l'ardire d'offenderti, pregandoti per questi schiaffi, quindi l'offertorio è questo, e per questi sputi di far sì che da tutti venga riconosciuta, lodata, glorificata la tua divinità. Anzi, oh mio Gesù, intendo io stessa andare per tutto il mondo. Questo è un giro dell'anima, un atto e un giro dell'anima. Sentiamo che meraviglia. Le ore della passione insegnano tutta veramente la scuola d'amore della divina volontà. Ce lo fa Gesù col libro di cielo, con le 24 ore, basta applicarsi, disporsi a leggere, a meditare, a conoscere, e con l'atto di fusione, quindi con il dono di noi.
Anzi, mio Gesù, intendo io stessa andare per tutto il mondo, dall'Oriente all'Occidente, da mezzogiorno a settentrione, unire tutte le voci delle creature e cambiarle in altrettanti atti di lode. Abbiamo capito che c'è scritto? Che noi possiamo cambiare gli atti, cioè tutte le offese, in atti di lode. Quindi possiamo, anche questa è potenza creante, certo, ma se siamo fusi in Gesù, la potenza creante ce l'abbiamo a disposizione perché ce l'ha Gesù. Quindi Gesù, stando fusi in te, vogliamo prendere quella tua potenza e vogliamo cambiare gli atti di offesa con gli atti di lode, di amore e di adorazione. Intendo ancora, mio Gesù, portare a te tutti i cuori delle creature, affinché in tutti tu possa gettare luce, verità, amore, compatimento alla tua divina persona. Preghiamo mai così. Gesù, prendo tutti i tuoi dolori e le tue sofferenze e voglio portare in tutti i cuori tutte le tue sofferenze, perché queste sofferenze gli diano luce. Voglio mettere il tuo volto davanti a loro, perché ti vedano grondante sangue e nel loro cuore le tue lacrime, i tuoi dolori, per far sentire loro che cosa, quanto ci ami e come hai sofferto per noi. Affinché in tutti tu possa gettare luce, verità, amore, compatimento alla tua divina persona. E mentre perdonerai tutti, io ti prego di non permettere che nessuno più ti offenda, se fosse possibile anche a costo del mio sangue. Questo è un offertorio in più dell'anima amante, che l'anima che veramente ama non ha paura di offrire se stesso. Alleniamoci anche in questo. Non riesco a perdonare, non riesco a offrire. Gesù, dammi grazia di amarti come tu vuoi essere amato. Al 1100, dammi grazia di perdonare, dammi grazia, io non sono capace, noi non siamo capaci a niente. Quindi chiediamo queste grazie, semmai, e poi alleniamoci in quello che Lui ci insegna. Intendo infine offrirti tutto ciò che soffristi nel tuo sacratissimo volto per darti tutta la gloria che le creature ti avrebbero dato se nessuno avesse ardito offenderti. Adoro la tua santissima bocca e ti ringrazio dei tuoi primi vagiti, di quanto latte succhiasti, di quante parole dicesti, dei baci infuocati che desti alla tua santissima madre. Quindi del cibo che prendesti, dell'amarezza del fiele, della sete ardente che soffristi sulla croce, delle preghiere che innalzasti al Padre. Quindi tutti gli atti, che cosa c'è rinchiuso qui in questo che abbiamo letto ora? Che tutti gli atti che Gesù ha compiuto con la bocca, perché c'è scritto il latte che succhiasti, le parole che dicesti, i baci infuocati che desti alla tua Santissima Madre. Quindi tutti gli atti che ha compiuto con la bocca. E poi l'offertorio, l'amarezza del fiele e della sete, anche quello ha vissuto con la bocca. E allora ecco Gesù che noi veniamo a prendere tutti questi atti e mentre adoriamo questi atti li facciamo nostri e te li riportiamo e vediamo. E ti chiedo perdono per quante mormorazioni e discorsi cattivi e mondani si fanno e per quante bestemmie pronunziano le creature. Quindi noi ti offriamo tutto per ripararti di questo. Intendo offrire i tuoi santi discorsi, sostituzione degli atti, lo sentiamo? Intendo offrire i tuoi santi discorsi in riparazione dei loro discorsi non buoni, la mortificazione del tuo gusto per riparare le loro golosità e tutte le offese che ti hanno arrecato col cattivo uso della lingua. Intendo offrirti tutto ciò che soffristi nella tua santissima bocca, per darti io tutta la gloria. Gesù ha detto mi basta anche un'anima sola, no? Che io prendo tanto quanto mi dovevano dare gli altri, però dobbiamo farli questi atti, per darti tutta la gloria, io tutta la gloria, che le creature ti avrebbero dato, se nessuno avesse ardito offenderti col senso del gusto e con l'abuso della lingua. Quando ci arrivano le notizie che il mondo va in sfascio, invece di abbatterci, prendiamo in mano le 24 ore, oppure chiudiamo gli occhi e cominciamo a girare nella passione, prendendo quello che lui ha vissuto, sofferto, amato, riparato, lo facciamo nostro e glielo riportiamo. Sempre prima con l'atto
diffusione. Fiat. O Gesù, di tutto ti ringrazio e a nome di tutti ti innalzo l'inno di un ringraziamento eterno, infinito. Intendo, mio Gesù, offrirti tutto ciò che hai sofferto. Sentiamo che l'offertorio è proprio tutta roba sua. Intendo. Qual è l'offertorio dell'anima? Dov'è l'offertorio nostro? È in questa parolina qua. Intendo. Perché in questa parolina qua l'anima si è messa nella partecipazione. Intendo. Cioè lo voglio anch'io. Lo voglio anch'io. E questo lo voglio anch'io porta l'anima a fare quello che Gesù. Intendo anch'io. Questa intenzione è un atto di partecipazione che Gesù vuole che noi facciamo. E poi ci dà tutto, ci dà tutta la moneta, andiamo a prendere il suo lavorio d'amore, lo facciamo nostro e lo portiamo. Quindi il nostro è il lavoro dei ripetitori. Intendo, mio Gesù, offrirti tutto ciò che hai sofferto nella tua santissima persona, per darti tutta la gloria che ti avrebbero dato le creature se avessero uniformato la loro vita alla tua. Ti ringrazio, Gesù, per quanto hai sofferto nelle tue santissime spalle. Ecco, un'altra particolarità. Vediamo che passiamo facciamo il corpo di Gesù, le sofferenze, la passione di Gesù di passo in passo, di passo in passo. Questo è importante, c'è un microfono aperto, reverbero. Non so chi è, se si può chiudere, grazie. E allora dicevo, questo passaggio, no? È chiaro che noi possiamo fare un atto e un giro molto semplice dicendo Gesù prendo tutto quello che hai sofferto come ora, faremo in finale. Però Gesù ama che l'anima si soffermi. Perché? Perché l'atto sia, lui lo fa totale, lo fa perfetto, lo fa universale, lo fa anche eterno, per cui lo fa infinito, che continuerà sempre, ma l'anima partecipa solamente in quel momentino. Allora, perché l'anima, siccome noi ci dobbiamo innalzare, allora questa preghiera deve diventare sempre di più dentro di noi, cioè Gesù ama sentire questo sforzo, perché più ci sforziamo, ha detto Gesù, e io più vita ti do, perché il suo dono è infinito e lui ama sentire la creatura che si sforza, che si innalza. Non dobbiamo prenderlo come una ripetizione inutile, ancora. Come anche Luisa, no? Dice, ma Gesù, ma ancora? Sì, ancora mi parli, ancora devo... E Gesù invece lo vuole perché vuole affrettare questo regno e ha bisogno di fare un tot di atti, di ricevere un tot di atti per chiudere, per fare come una lavagna. Immaginiamo una lavagna tutta imbrattata, no? Deve essere cancellata ogni macchia, deve tornare pulitissimo. Noi dobbiamo cancellare, scrivere sopra invece tutte le scritture d'amore. Quindi dobbiamo rifare quanti atti ci bisognano per cancellare tutto. E siccome le anime continuano a peccare ogni giorno incessantemente, noi dobbiamo rifare Dio di tutto. Ed è possibile perché il nostro atto è divino, quindi è universale, si lavora per tutti. Però dobbiamo metterci l'intento, non dobbiamo essere, è chiaro che quando non ce la facciamo più andiamo a letto, dopo lo facciamo, prima di andare a letto che diciamo? Gesù, intendo questa parola, intendo, e Gesù ci pensa, lì siamo giustificati perché stiamo dormendo, oppure dobbiamo lavorare, siamo giustificati, però diventa importante quando possiamo entrare in questo mare di amore e dedicarci attenzione. Ti ringrazio Gesù per quanto hai sofferto nelle tue santissime spalle, per quanti colpi hai ricevuti, per quante piaghe ti sei lasciato aprire sul tuo sacratissimo corpo e per quante gocce di sangue hai versato. Ti chiedo perdono a nome di tutti. Per quante volte per amore delle comodità ti hanno offeso con piaceri illeciti e non buoni. Ti offro la tua dolorosa flagellazione per riparare tutti i peccati commessi con tutti i sensi, l'amore ai propri gusti, ai piaceri sensibili, al proprio io, a tutte le soddisfazioni naturali e intendo pure offrirti tutto ciò che hai sofferto nelle tue spalle. Quindi l'intenzione ci rende partecipi del suo infinito amore.
l'intenzione, perché noi non abbiamo altro, liberiamoci dalla credenza che dobbiamo avere qualcosa, noi dobbiamo avere il nostro nulla donato a Lui, così che Lui, il suo tutto, viene dentro di noi e ci riempie. E noi ci rimane l'intenzione, la scelta, l'atto di buona volontà, voglio quello che vuoi tu. Intendo pure offrirti tutto ciò che hai sofferto nelle sue spalle, per darti tutta la gloria che le creature ti avrebbero dato. Sentiamo l'atto universale, per darti tutta la gloria che le creature ti avrebbero dato. E se noi continuiamo a conoscere, più conosciamo, più crediamo, no? Dice Gesù, più aumenta il desiderio. E allora questa preghiera prende sempre più potenza, è la tua fede che ti ha salvato. Se in tutti avessero cercato di piacere a te solo e di rifugiarsi all'ombra della tua divina protezione, Gesù mio, bacio il tuo piede sinistro. Ti ringrazio di quanti passi facesti nella tua vita mortale, di quante volte stancasti le tue povere membra per andare in cerca di anime da condurre al tuo cuore. Ti offro perciò, mio Gesù, tutte le mie azioni, attenzione, passi e movimenti con l'intenzione, quindi intendo, non l'ha messo all'inizio, l'ha messo qua, con l'intenzione di darti riparazione per tutto e per tutti. Perché siamo fusi, possiamo dire, ti offro le mie azioni, perché le mie azioni di per sé sono atti umani che hanno poco valore, ma ti offro tutte le mie azioni, passi e movimenti con l'intenzione di darti riparazione per tutto e per tutti, ha senso perché siamo fusi. E i miei passi, i miei atti sono i suoi in me. Ti chiedo perdono per quelli che non operano corretta intenzione. La retta intenzione, quanto ce lo dice, ce lo sottolinea. Perché l'unica retta intenzione è volere quello che vuole Gesù. Unisco alle mie tue per divinizzare. Eccole qua. Unisco le mie azioni alle tue per divinizzare. E si stava dicendo ora. Ha senso dire ti offro le mie azioni perché le mie sono fuse. E infatti arriviamo al rigo di sotto e ce lo ridice. Unisco, dove l'anima se ne fosse avesse una distrazione, si legge. Unisco le mie azioni alle tue per divinizzare. E le offro unite a tutte le opere che facesti con la tua santissima umanità. Cioè sono fuso, sono unito. E le offro unite, quindi non da solo, a tutte le opere che facesti con la tua santissima umanità, per darti tutta la gloria, tutta, che ti avrebbero dato le creature se avessero operato santamente con fini retti. Veniva in mente quando si dice ma io non so fare atti. Prendiamo il libro della passione. Qualsiasi ora è un atto in movimento, ci facciamo la fusione e diventa un atto in atto, cioè quello che ha fatto Gesù, noi entriamo in partecipazione. Ci sono tante ore anche più ripetitive degli atti, no? Come la 7ª, la 13ª, la 20ª appunto che stiamo vedendo, quindi basta prendere, apriamo anche, diciamo così, a Dio coincidenza, cioè facciamo scegliere a Dio, ci darà l'ora che vuole ascoltare, che vuole che viviamo. Ti bacio, Gesù mio, il piede destro, e ti ringrazio di quanto hai sofferto e soffri per me, specialmente in quest'ora che sei pendente dalla croce. Ti ringrazio per lo straziante lavorio che fanno i chiodi nelle tue piaghe, le quali si squarciano sempre più al peso del tuo sacratissimo corpo. Ti chiedo perdono. Ti chiedo perdono di tutte le ribellioni e disobbedienze che commettono le creature. Questo ora è un rifacimento a Gesù di tutti i peccati. C'è tutto, se rivediamo pensieri, offese, il cattivo gusto, i mormori, i tradimenti, adesso le ribellioni e disobbedienze. Ti chiedo perdono di tutte le ribellioni e disobbedienze che commettono le creature, offrendoti i dolori dei tuoi santissimi piedi in riparazione di queste offese, per darti tutta la gloria che le creature ti avrebbero dato se in tutto fossero state soggette a te. Oh mio Gesù, bacio la tua santissima mano sinistra, ti ringrazio di quanto hai sofferto per me, di quante volte hai placata la divina giustizia soddisfacendo per tutti. Bacio la tua mano destra e ti ringrazio di quanto bene hai operato e operi per tutti,
In modo speciale ti ringrazio delle opere della creazione, della redenzione e della santificazione. Ti chiedo perdono a nome di tutti, di quante volte siamo stati ingrati ai tuoi benefici, delle tante nostre opere fatte senza retta intenzione, e di nuovo, senza retta intenzione. In riparazione di tutte queste offese, intendo offrirti tutta la perfezione e santità delle tue opere. Ma guardate come si imparano gli atti. In riparazione di tutte queste offese, intendo offrirti tutta la perfezione e santità delle tue opere, per darti tutta quella gloria che le creature ti avrebbero dato se avessero corrisposto a tutti questi benefici. Oh Gesù mio, bacio. Adesso è in atto tutto quello che stiamo leggendo, lo stiamo vivendo fusi in Gesù, e adesso ci mettiamo veramente in attenzione, perché andiamo a baciare il Sacratissimo Cuore di Gesù, partecipiamo a quel bacio. Chi c'è con noi? La mamma, c'è Gesù, siamo in Gesù, ok, c'è la mamma, c'è mamma Luisa, però portiamo con noi tutti i nostri cari parenti, amici, defunti, i viatori, le anime purganti, le anime viatrici, e con il tuo stesso bacio, Gesù, ti baciamo per tutte le anime che non ti vogliono baciare, non ti vogliono amare. Oh Gesù mio, bacio il tuo sacratissimo cuore e ti ringrazio di quanto hai sofferto, desiderato e zelato per amor di tutti e per ognuno in particolare. Ti chiedo perdono di tanti desideri cattivi, affetti e tendenze non buone. Perdono, Gesù, per tanti che pospongono il tuo amore all'amore delle creature, e per darti tutta la gloria che queste ti hanno negato, ti offriamo, Gesù, tutto ciò che ha fatto e continua a fare il tuo adorabilissimo cuore. Questo atto, Gesù, lo lasciamo come è, ma lo diciamo per consapevolezza, lo lasciamo come un eco infinito, perché ogni atto divino è infinito, non smette più. Gesù sentirà questa nostra preghiera per sempre, rimarrà per sempre. Ecco perché è importante fondersi, perché se non siamo fusi non è atto divino, è atto umano, ma l'atto divino è invece in atto, quindi possibile, lo fa Gesù, quando noi gli doniamo la nostra volontà. Quindi capiamo bene che dobbiamo proprio donare tutto. Mio Gesù, dalle tue piaghe, dal tuo sangue, voglio attingere la forza di poter ripetere in me la tua stessa vita, e così potrò impetrare a tutti il bene che facesti tu stesso. Questo è il cuore. Questo. Quando noi siamo fusi, possiamo fare questo. Prendere da te tutto, la forza, l'amore, i tuoi atti, le tue riparazioni, per poter ripetere in noi tutti la stessa vita di Gesù. E così potremo impetrare a tutti il bene che fece Gesù. E questa preghiera è potente quanto è stata potente la redenzione. Gesù viene a rivivere in noi, non ci sta mettendo i chiodi nella carne, non ci sta facendo patire, ci sta innalzando. Fidiamoci, senza fare quegli scrupoli come se avessimo un atto di intelligenza maggiore, di dire, beh, però se mi vuole partecipare mi faccio male. Perché stiamo facendo un ragionamento solo umano, non stiamo capendo quello che è una logica divina. La sua partecipazione si chiama amore, in tutti i sensi, pure se ci dovesse dare un pizzico, perché comunque sarà pieno della grazia dell'amore, di sopportazione, di forza, di gaudio. Ditemi se è chiaro, o dite quello che volete, nel senso. Sì, Peccato che non sia stato registrato. È stato bellissimo, grazie. Fiat, grazie Gesù. Adesso se c'è un po',
qualche altro minuto, facciamo l'altra ora. Grazie infinite, è altrimenti- veramente bello e profondo, grazie. Grazie a È Gesù. sempre bello ripetere continuamente, perché continuamente ci rafforziamo in questi atti d'amore verso. Fiat. Allora, intanto chiudiamo la registrazione, rimettiamo tutto nelle mani della mamma, ti ringraziamo Padre, e tutto quanto resti in atto. Nel tuo divino volere continuamente ti amiamo, ti adoriamo e ti ringraziamo e chiediamo solo, venga il tuo regno, che tu sia amato e che sia realizzato il tuo sogno. Fiat. Ok, facciamo subito l'atto di rinnoviamo